La ricetta del fegato alla veneziana è veramente buona e farà ricredere anche chi pensa che il fegato non gli piaccia. Il fegato è un alimento che viene spesso consigliato perché contiene molti nutrienti importanti per la nostra salute: ferro, potassio, zinco e vitamine del gruppo B. Purtroppo a molte persone il fegato non piace molto e io lo confesso sono tra quelle. E allora come possiamo rendere il fegato maggiormente appetibile? La risposta è in questa ricetta che cucinava mia mamma, chiamandolo chissà perché fegato alla militare. In realtà si tratta della ricetta del fegato alla veneziana. Io mi sono dovuto ricredere sul fegato, per cui seguimi fino alla fine. Prendo una cipolla dorata, la divido a metà, levo la pelle e poi faccio la stessa cosa a un'altra cipolla. Ecco, qui ho le mie due cipolle e poi le affetto finemente senza tagliarle per lungo, quindi facendo dei semi anelli di cipolla tutti piuttosto sottili e piuttosto uguali. Ecco, così, in questa maniera ho affettato tutte le cipolle. Perfetto. Ho messo in padella un po' di olio extravergine di oliva e l'ho fatto riscaldare a fuoco medio-alto. Aggiungo le cipolle e poi lascio soffriggere abbastanza a lungo finché le cipolle non iniziano ad ammorbidirsi e a imbiondirsi. Quando sono abbastanza cotte abbasso il fuoco e poi spezzetto alcune foglie di salvia all'interno del soffritto delle cipolle. Ecco, così in questa maniera. Ogni tanto mescolo e mentre le cipolle continuano a cuocere posso passare a occuparmi del fegato. Quando acquisti il fegato, devi fare attenzione a prendere quello di vitello, evitando il fegato di bovino adulto che ha un sapore molto più pungente. Ho qui due fette di fegato di vitella abbastanza lunghe, per cui decido di fare dei pezzi più gestibili e ciascuna la divido in tre parti, quindi alla fine avrò tre pezzi di fegato a porzione. In un piattino ho messo un po' di farina 00 e ci ripasso ripetutamente le fette di fegato. Faccio 2 o 3 passaggi per ciascuna fetta e poi le metto da parte. Continuo così con tutte le fette del fegato. Le cipolle nel frattempo sono pronte. Non voglio cuocere il fegato insieme alle cipolle perché voglio che faccia un po' di crosticina e cuocia a fuoco più alto, per cui levo le cipolle e le tengo da parte. Nell'olio in cui ho cotto le cipolle metto il fegato, faccio largo a tutte le fette in maniera che entrino nella padella e qui in un filmato molto velocizzato vediamo la prima parte della cottura. Quando mi sembra abbastanza cotto su un lato giro il fegato per cuocerlo anche sull'altro lato. Prendo un limone, lo divido in due e poi strizzo la prima metà del limone sopra il fegato. Ecco, così in questa maniera. Poi giro le fettine di fegato e nel frattempo sono ben cotte dall'altra parte e con l'altro mezzo limone bagno anche questo lato del fegato. Ecco, infine l'ultimo tocco, li metto un po' le cipolle sopra il fegato e lascio cuocere ancora per 2 o 3 minuti o quanto vi sembra necessario, facendo attenzione che non si asciughi troppo, semmai è possibile aggiungere un pochino d'acqua appena appena. Ecco, il nostro fegato alla veneziana o alla militare, come dice mia mamma, è pronto. Mettiamo nel piatto un primo pezzetto di fegato con le cipolle e le foglie di salvia, un altro pezzo con le sue cipolle ed ecco qua. Questa è una ricetta che farà veramente ricredere sul fegato anche le persone a cui piace poco. Come vediamo qui c'è il fegato, è un po' rosso e va bene così. È veramente un piatto che darà delle soddisfazioni. Provare per credere. Se vuoi vedere altre video ricette spiegate bene come questa e che seguono un po' il filo delle mie curiosità in cucina, ti invito ad iscriverti al mio canale e ad attivare la campanella per ricevere subito le notifiche dei prossimi video non appena verranno pubblicati. E se ti piace il quinto quarto, ti consiglio di seguire il mio video della preparazione dei durelli di pollo. Ha avuto molto successo qui su YouTube. Io ti saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!